Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche generali per Grazie. Abbiamo la carta dell'appeso e la carta della torre. Wow, amici dello Scorpione. È un periodo impegnativo direi, quello di fine giugno. La carta dell'appeso mi parla di qualche tipo di energia un po' statica in realtà, che non tutti i mali vengono per nuocere, nel senso che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista e perché no, magari è proprio l'appeso, questo momento di rivalutazione che fa arrivare proprio la torre. Anche se normalmente la torre sono degli eventi esterni che succedono in un modo piuttosto inaspettato, in alcuni casi possono essere provocati da voi stessi, cioè siete voi che decidete in qualche modo di rompere qualche tipo di schema, qualche tipo essendoci la carta dell'appeso direi anche qualche tipo di sofferenza, okay? La torre la torre normalmente fa riferimento a quello che è la caduta dell'ego. Certe cose che prima per voi erano sicurezze non lo sono più. Ad un certo punto si rompono quello che erano le sicurezze, le basi. C'è qualche tipo di struttura, che voi avevate che in qualche modo subisce un cambio e potrebbe tranquillamente essere questo momento di appeso, di riflessione che state attraversando o che andrete a attraversare a fine giugno. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che sono letture generali, sono fatte per un collettivo, quindi può essere che non tutto risuoni con voi. Prendete solo quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere un messaggio più completo potete anche ascoltare l'ascendente e il segno lunare e in descrizione, aprendo la tendina qui sotto, trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con una principessa di spade che fa riferimento in questo mazzo al fante di spade. Abbiamo poi un 9 di coppe e un 10 di spade. Dunque, la principessa di spade mi fa pensare ad un'energia che sicuramente già fa parte della vostra vita, può essere una persona, in questo caso possono essere dei figli, visto che è un fante, o potrebbe essere una persona semplicemente che è involucrata in questa situazione o in questa relazione, che è coinvolta in questa relazione o in questa situazione. Normalmente fa riferimento a una persona, un'energia con alti ideali, però con poco senso pratico. E qui abbiamo poi un 9 di coppe. Quindi sento che c'è una persona, c'è qualcuno qui che ha questa energia da 9 di coppe, di appagamento, di completa soddisfazione. Quindi in un certo senso, l'energia, del momento di metà giugno non è poi così male, okay, anzi avete questo fantastico 9 di coppe. Fate attenzione perché in qualche caso, può parlarmi di eccessi, magari, eccessi di festeggiamenti, mettiamola così. Il 10 di spade lo sento molto collegato con la carta dell'appeso, perché è una carta che parla di una chiusura di un ciclo di sofferenza. C'è qualcuno qui che ha voglia di fondamentalmente tagliare con quello che potrebbe essere una credenza limitante, un tradimento ricevuto, subito o quello che è una situazione che comunque crea questa sofferenza. Ricordiamoci che l'appeso è appeso, è lì e non può muoversi fondamentalmente, okay? Okay, allora andiamo avanti poi con la carta della luna, l'8 di bastoni e poi abbiamo un 7 di spade, che va a gioco con la carta della luna direi, perché parlano entrambe di proiezioni. La carta della luna fa riferimento a qualche cosa che, secondo me non si vuole vedere in questo momento. Dico così perché l'appeso è quella carta che vi dà la possibilità di riformulare le idee. È una persona a testa in giù, quindi vede le cose completamente da un'altra prospettiva, mh?
E quindi, ehm, avendo la luna in questa posizione, io sento che è proprio quella la questione. Bisogna cercare di vedere le cose da un altro punto di vista, senza quelle che potrebbero essere le proiezioni dell'ego di cui parlavamo prima con la torre. O le proiezioni perché comunque il 9 di coppe riguarda i sogni anche, no, i sogni che si fanno, come punti di arrivo, come io ho quell'obiettivo. Quindi potrebbe anche far riferimento proprio a quello che per voi è il punto di arrivo. Nel futuro abbiamo l'8 di bastoni, quindi è una carta di comunicazione, una carta di grande energia, è una carta che fa muovere veloce le cose e porta notizie normalmente. Avendo la luna a fianco potrebbe tranquillamente parlarmi di qualche cosa che viene a galla ed ecco qui che il lavoro dell'appeso, ehm, tira fuori, smaschera, diciamo così, tutte quelle che sono potenzialmente le bugie, i falsi comportamenti, le proiezioni, di cui ci parla in questo caso il 7 di spade. Ancora una carta per piacere, grazie. Abbiamo un 2 di coppe al contrario e un 6 di denari al contrario. Sì, sento che comunque questo atteggiamento, qualcuno ne è cosciente, okay, qualcuno ne è cosciente di questo atteggiamento, perché, questa sofferenza c'è, in realtà si sta già vivendo uhm, questo tormento, se vogliamo anche un po', no, il punto è riconoscerlo, vederlo e dire basta, perché avendo il 2 di coppe al contrario e il 6 di denari al contrario, per molte persone non c'è una reale unione in equilibrio, che sia un'unione romantica, un'unione di lavoro, una collaborazione, chiamatela come vi pare, però comunque sento che non c'è una sorta di equilibrio. Qualcuno qui sta facendo il furbo. Fate attenzione perché il, 7 di spade, parla anche di furti proprio, parla di ladri, di qualcuno che sta cercando di fregarvi fondamentalmente. Quindi fate attenzione, soprattutto se questo fante di spade perché è l'unica figura che vedo, in realtà, che possa rappresentare una persona, quindi potrebbe essere un atteggiamento di questo fante di spade nei vostri confronti o semplicemente, il fatto di dover togliere quello che è il velo dell'illusione, di cui ci parlava la luna e il 7 di spade, quindi smettetela di raccontarvi bugie. Nel senso, è come se l'appeso vi dicesse: "Okay, guardate le cose nella realtà dei fatti. Sì, probabilmente voi vi sentite nel sogno compiuto, però comunque avete questa sofferenza dentro. Quindi è veramente il sogno compiuto, anche la luna parla di sogno, ma parla di qualche cosa che voi vi state nascondendo e credo che faccia riferimento a quanto state soffrendo, non vi rendete conto che ci sono certe cioè vi rendete conto, ma non lo portate in superficie. Il vostro ego, la vostra testa vi dice magari, "No, non è così importante" o "Tu hai bisogno di quella persona lì" o "Tu non ce la puoi fare da sola" e qui entra in gioco la paura di cui parla la luna. E in realtà si tratta di comunicare, di parlare, di creare un dialogo, di esprimere voi stessi. Io questa carta la sento molto collegata con il quinto chakra, con il chakra della gola, quindi si tratta di parlare, di far venire fuori quelli che sono gli altarini, okay? È un po' come il dover essere onesti con se stessi. Qui sento che comunque adesso andiamo a spiegarli con i mini tarocchi, però, non mi sembra che questo tipo di relazione, di unione, di collaborazione sia proprio idilliaca, sia proprio in equilibrio con queste 2 carte al contrario, o perlomeno non è come voi ve lo aspettavate. Andiamo a vedere la principessa di spade per piacere, grazie. 8 di bastoni un'altra volta, ce l'avevate già qui. Poi abbiamo un re di pentacoli al contrario e la carta degli amanti al contrario. Sì, qui, potrebbe essere che qualcuno è stato un po' illuso, mi verrebbe da dire, perché comunque abbiamo l'8 di bastoni al contrario e un re di, pentacoli, che potrebbe proprio essere la persona che, ha tirato un po' indietro diciamo, mi verrebbe da dire, no, può essere che, a livello di chiacchiere, considerato che comunque queste carte sono per spiegare questo atteggiamento di alti ideali, può darsi che questa persona, che comunque è una persona che sa parlare,
abbia, detto o non detto cose che comunque c'hanno un po', di nuovo la carta degli amanti è come il 2 di coppe, al contrario, ha creato una sorta di disequilibrio, ha creato una sorta può anche parlarmi di una perdita di amor proprio, eh. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Ancora una grazie. Il Papa, il 2 di coppe e il 3 di spade. Il 3 di spade ha fortemente, la stessa vibrazione del 10 di spade, è comunque sempre un tradimento che si vive, anche se il 10 di spade è più la chiusura di tutto questo dolore, la fine diciamo del dolore, È un 10, quindi è una carta di chiusura e inizio ciclo. Però qui avendo questo 3 di spade, il 2 di coppe e il Papa, sento che, per molte persone risuona come la coppia perfetta, la coppia che gli altri riconoscono. È come se ci fosse una sorta di apparenza qui da dover mantenere. Per molte persone si tratta di un matrimonio, si tratta di un contratto comunque, stabile e magari duraturo, magari è un contratto di vecchia data, però comunque c'è sempre di mezzo questo 3 di spade, quindi c'è sempre qualche cosa che in realtà non vi fa essere infatti è un 9 di coppe, non è un 10 di coppe. Andiamo a vedere il 10 di spade. 2 carte per piacere, grazie. Abbiamo un 3 di bastoni e un cavaliere di bastoni. Qui c'è qualcuno che ha voglia di fare dei passi in avanti, ha voglia di proiettarsi verso il futuro. Il cavaliere di bastoni potrebbe essere una persona magari alla quale state pensando. Potrebbe essere una persona esterna a questa situazione, o potrebbe essere addirittura la stessa energia del re di, pentacoli, ma non credo, però magari per qualcuno risuona così, che in qualche modo si è trasformata o diciamo, più che in qualche modo si è trasformata, voi vorreste vedere così. Andiamo a vedere la luna. È come se, aveste voglia ancora di ritrovare quella passione, quella fiducia anche nel nuovo, nei nuovi progetti. Abbiamo il fante di pentacoli e il 5 di coppe, entrambe al contrario. Sì, qui c'è proprio qualche cosa che non si vuole vedere, perché abbiamo questo fante di pentacoli al contrario, che di solito parla di una persona che si dedica anima e corpo a qualche cosa, qualche progetto, a una relazione per esempio, ma è al contrario, quindi in realtà non ci si sta dedicando tutto quello che si potrebbe, si è in una situazione di stasi, perché comunque avete l'appeso. Siete qui che state pensando come fare, state cercando di metabolizzare questo dolore, un po' vi illudete. In realtà, guardate, in realtà per qualcuno, so che questa dovrebbe essere una stesa generale, ma io vi dico quello che vedo, poi ognuno di voi la applichi. In realtà, per certi versi, per qualcuno potrebbe risuonare come una terza persona che entra in quello che sono i vostri equilibri di coppia. Quindi per qualcuno potrebbe essere un amante che entra nella vostra vita e che vi destabilizza quello che è la relazione perfetta che avete in questo momento con, il vostro partner o la vostra partner. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. C'è qualche rottura, comunque una caduta dell'ego, una rottura di qualche relazione, di qualche dinamica, di qualche sicurezza. 4 di coppe e il matto al contrario. Sì, qui di nuovo sento che qualcuno, non si fida più, nonostante le parole, mi verrebbe da dire.
Voglio andare a vedere questo 7 di spade. 8 di spade, la carta della forza, 10 di spade, la ruota della fortuna. Quindi comunque abbiamo 2 volte il 10 di spade, quindi ci si appresta, ci si avvicina a questa fine, a questa chiusura ciclo, e abbiamo anche la ruota della fortuna, quindi assolutamente un cambio per destino arriva. Vi ricordo che comunque la ruota della fortuna è una carta che porta cambi positivi, sono inaspettati, come anche quelli della torre d'altronde, però sono cambi positivi. Qui io credo che ci sarà qualcuno che farà cadere la benda dagli occhi, fondamentalmente. Andiamo a vedere questo 2 di coppe al contrario. 10 di coppe al contrario e il 6 di spade. Sì, in effetti il 2 di coppe al contrario, come vi dicevo prima, mi parla di questa unione che non sembra così equilibrata e così felice, soprattutto perché è uscito anche il 6 di pentacoli al contrario, e vedendo comunque anche queste due carte che parlano comunque di nuovo un 10 di coppe al contrario, quindi qualche cosa che non è completamente completo, va bene, che non è totalmente completo. E il 6 di spade comunque, ragazzi, qui c'è bisogno di lasciare andare certi tipi di pensieri. Ricordate che avete l'appeso, dovete cambiare modo di pensare, dovete lasciare alcune proiezioni, ok? Magari proprio sulla coppia, magari solo su questa partner, o su questo partner, su questo collaboratore. Magari, voi avete sempre collaborato in un certo modo con le persone o avete sempre, creato, costruito le relazioni in un certo modo, ma non è detto che vada bene per tutti. Ok, andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho. Io intanto volevo ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni e con le iscrizioni, quindi grazie a tutti. Abbiamo la carta del divertimento e seguire il flusso. Wow! Diciamo che sono due carte che mi hanno dato un respiro. Dopo tutta questa situazione, che in realtà non è brutta, c'è, è vero, questa sofferenza interna, c'è comunque questa rivalutazione, questo crollo dell'ego, però fondamentalmente Osho vi dice: "Okay, ma a un certo punto lasciatevi pure andare, seguite il flusso, okay, di quello che, la vita vi porta un po'". E poi la carta del divertimento è un fante di bastoni. Parla proprio di quello che è l'entusiasmo, di quello che è la voglia di vivere, di divertirsi, quindi io sento che qui molte persone hanno bisogno di prendere le cose un pochettino più alla leggera, per riuscire anche un po' a prendere distanza dalla situazione. Bene, ancora un ultimo messaggio da parte del del come si chiamano? Gli oracoli dei guerrieri di luce. Troppo lungo. Di queste carte, da parte di queste carte. Okay, meditazione. Prenditi un momento per connettare, per connetterti, con la fonte, attraverso una calma e riflessiva meditazione. Ma direi che già ci siete perché avete l'energia dell'appeso. Cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.